Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che ho una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarla con il vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere come andrà la vostra settimana con le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta della bara che ci porta a un inizio di settimana forse anche molto intenso, ci sono delle cose che potrebbero preoccuparvi o finalmente arriva un passaggio determinante, quindi la chiusura di un ciclo di esperienze, la fine di qualcosa e che finalmente ci porta verso un nuovo inizio. Magari semplicemente si tratta di alcune giornate o alcuni momenti abbastanza intensi, o carichi di impegni, di stress, eccetera. Troviamo una conclusione che può essere abbastanza netta. Direi di fare attenzione anche alle vostre stesse energie, perché alcune cose ne richiedono proprio tante. Il fatto che ci sia anche la croce vuol dire che effettivamente si consolida quell'aspetto della conclusione, della fine. Può essere anche che magari ci sia un passaggio importante, a volte può essere semplicemente, la fine delle vacanze e il nuovo inizio lavorativo, a volte può essere anche magari, la pausa, anche il contrario, se state valutando, non avete avuto la possibilità di partire precedentemente, magari lo state valutando adesso, quindi c'è una fase di passaggio, di cambiamento, per alcuni può essere abbastanza positiva, dove si aprono delle nuove, aspettative, delle nuove situazioni, per altri finalmente ci si lascia alle spalle qualcosa di negativo. In qualsiasi circostanza, come vediamo, il sentiero apre, ci porta delle alternative, ci porta a sciogliere i nostri dubbi, a scegliere il nostro percorso e di farlo con chiarezza. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, e abbiamo un po' anche quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito vediamo anche che alcune circostanze, alcuni aspetti possono parlare di relazioni più importanti, di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare, che magari ci sono delle cose che possono risuonare con voi. A proposito di emozioni, di energie molto forti, lo possiamo vedere anche qui, soprattutto verso l'inizio della settimana. Questa carta è indice di conflitto, può essere un conflitto interiore, può essere un imprevisto, un ostacolo, un qualcosa che può dare fastidio a livello esterno, magari delle cose che si fa fatica a gestire, anche stress, quindi possiamo parlare di qualche difficoltà che ognuno magari lo avrà a modo proprio, oppure un blocco, qualcosa che riguarda anche la relazione stessa, forse blocco della comunicazione o incomprensione, magari riguarda anche altre persone, se si parla di famiglia, figli, eccetera. Quindi qualsiasi sia il motivo, ovviamente le cose vediamo che man mano vanno a rasserenarsi, vanno a chiarirsi, quindi è un po' più difficile per voi l'inizio. Vanno a chiarirsi, a definirsi, come abbiamo visto sin dall'inizio, sia se si tratta di conclusione di una fase difficile o una semplice conclusione di passaggio da una situazione a un'altra, ma poi soprattutto se vi state preparando la strada, il percorso
a nuove situazioni e si vede anche, felicità ritrovata, serenità ed equilibrio. Per i single questo passaggio può essere per varie motivazioni, magari, se state frequentando qualcuno, se ci sono alti e bassi, con una persona, allora, questo è importante, o si decide proprio di lasciare andare, di chiudere per aprirsi a nuove conoscenze, quindi aprire nuove porte che vedo che vi porteranno molta più serenità, oppure nel frattempo valutare, cercare di fare chiarezza per capire e quindi questo può indicare maggior chiarezza nelle vostre idee, in quello che state cercando e desiderando. Adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Come prima indicazione abbiamo la fortuna. Ecco questo passaggio che può essere importante come una svolta fortunata, come un cambiamento, che, pur essendo in una fase iniziale un po' particolare e visto che forse al momento, circostanze esterne potrebbero non permettere, quindi vuol dire che nel corso della settimana c'è già un qualcosa che emerge. Abbiamo visto con chiarezza, abbiamo visto alcune situazioni che si sistemano e che si chiudono, altre sono ancora bloccate, quindi vi lasciano in una fase di incertezza. Secondo me non dovete preoccuparvi perché si vede questo passaggio anche nelle situazioni materiali, quindi vuol dire che ci sono delle cose che dovete aspettare e sapere che in qualche modo c'è già una soluzione, c'è già un miglioramento sotterraneo, c'è già un qualcosa che magari non vedete e invece abbiate fiducia e pazienza, presto questo messaggero si sbloccherà e vuol dire tantissime cose. Che cosa ci porta? Ci porta notizie, magari buone possibilità, delle novità, nuovi contatti, le iniziative che sono buone e che quindi finalmente abbiamo l'opportunità di mettere in moto, poi si può trattare anche di ispirazione, nuova energia stimolante per ricominciare qualcosa, il lavoro stesso o la ricerca del lavoro e alcune cose hanno a che fare anche con i viaggi, quindi se state valutando dei progetti, state valutando delle idee da mettere in moto, magari arriverà lo sblocco, adatto a voi, dovete solo trovare il momento giusto, quindi dipende da quello che state vivendo. Alcune cose vedrete subito un qualcosa che va a migliorare, altre, come dicevo, semplicemente dovete avere un po' di pazienza. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!